Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare una delle ricette più famose di questo paese, anzi dello street food di questo paese, lo yakisoba, ovvero dei noodles saltati con verdure e altri ingredienti. È famosissimo, lo potete trovare ovunque in Giappone e soprattutto alle feste, ai famosi masuri. La particolarità della ricetta è che è una ricetta rapidissima, economica, facile da fare e deliziosa, quindi cosa aspettiamo? Andiamo subito a vedere tutti gli ingredienti e poi ci mettiamo al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti per il nostro yakisoba. Questa volta sono meno del solito e facili da reperire. Adesso ve li elenco ad uno. E per cominciare, ovviamente i nostri noodles. Io utilizzo questi che sono fatti apposta e sono già precotti, quindi pronti da saltare, e li trovate però solamente nei piccoli supermercati asiatici. In caso non possiate reperirli facilmente, potete utilizzare dei qualsiasi noodles istantanei, chiaramente cotti e raffreddati, oppure in mancanza d'altro, come ultima spiaggia, degli spaghetti precotti e raffreddati. Della pancetta affumicata ne serviranno 6 fettine, una carota di medie dimensioni, un bel cipollotto e circa 300 g di cavolo verde. Vi serviranno circa 70 g di funghi shiitake, potete utilizzare quelli freschi oppure quelli disidratati che avete fatto rinvenire in acqua calda per circa un'ora, e un pizzico di kizami nori, ovvero l'alga nori tagliata a striscioline fine che potete comprare già pronta oppure per l'appunto ottenere tagliando finemente dei fogli di alga nori. Un pizzico di shimitogarashi e un pizzico di sansho, 2 ingredienti facoltativi ma a mio avviso veramente importanti per ottenere il vero gusto dello yakisoba. Un cucchiaio di olio di semi e sale e pepe quanto basta. Per la salsa otafuku, che sarà la salsa che condirà i nostri yakisoba, avremo bisogno di 1,5 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di salsa d'ostriche, 4 cucchiai di ketchup e 3,5 cucchiai di salsa Worcester. Una volta recuperati tutti gli ingredienti potremo cominciare la vera e propria ricetta, che si dividerà in 3 fasi. La prima, ovvero la preparazione degli ingredienti, principalmente il taglio; la seconda, la realizzazione vera e propria della ricetta; e infine la terza, l'impiattamento. Dopo aver sbucciato la nostra carota, tagliamola in 2, creiamo una base al cilindro in modo da poter in seguito tagliare in modo sicuro, e poi tagliamo delle fette non troppo spesse, diciamo 2 mm, quindi neanche troppo sottili. Una volta fatto questo, sovrapponiamo alcune delle nostre fettine e tagliamole in bastoncini, anche in questa volta non troppo fini, in modo da ottenere un tipo di taglio perfetto per lo yakisoba. Per quanto riguarda i vostri funghi shiitake, dovete tagliare il gambo, che è un po' coriaceo, eliminarlo, e poi tagliare i funghi in listarelle non troppo sottili. E ripetete l'operazione per tutti i vostri funghi. Per il vostro cipollotto andate a separare in 2 le foglie dal bulbo, togliete la parte della radice e eliminatela, tagliate abbastanza grosso, a fette abbastanza grosse la parte bianca e molto più sottilmente quella fine, quella verde, scusate. Per quanto riguarda il nostro cavolo, andiamo a dividerlo in 2, eliminiamo il cuore, dividiamo ancora in 2 e tagliamo in pezzi piuttosto grossi. Ripetete per tutto il cavolo. Per la pancetta dobbiamo tagliarla sovrapponendo le fettine una all'altra in 4 pezzi. E riservate al fresco. Se come me utilizzate i noodles già pronti precotti giapponesi,
Come vedete, una volta usciti dal pacchetto saranno piuttosto incollati tra di loro. Ci sono due metodi per scollarli, uno è quello di posizionarli in una bacinella con dell'acqua e un passino e con l'aiuto per butto dell'acqua delicatamente separarli. In questo modo. Una volta fatto questo, lasciateli comunque asciugare un pochino. L'altro modo, molto più pratico, consiste secondo me di metterli direttamente col sacchettino nel microonde per 30 secondi e si separeranno in seguito da soli. Prepariamo la nostra otafuku. Allora andiamo a mettere lo zucchero, la salsa Worcester, mescoliamo con una piccola frusta in modo da diluire, aggiungiamo la salsa d'ostriche e aggiungiamo il ketchup. Mescoliamo il tutto. E a questo punto la nostra otafuku è pronta ad essere utilizzata. Ed eccoci pronti per cuocere i nostri yakisoba, per saltarli. Allora l'ideale sarebbe chiaramente avere una piastra, una plancia come viene chiamata, proprio come in Giappone, come fanno nei food truck durante i masuri giapponesi. Non avendola a disposizione, anche una bella padella antiaderente piuttosto capiente farà l'affare. La prima cosa importante è scaldarla estremamente bene, deve essere rovente. Una volta fatto questo andiamo ad aggiungere l'olio, una bella manciata del nostro cavolo, e cominciamo a mescolare. Aggiungiamo la cipolla e la pancetta e continuiamo a mescolare. Importante mantenere sempre mescolato per evitare di bruciare. Dopo circa un minuto aggiungiamo le carote e i funghi shiitake. Continuiamo a mescolare. Aggiungiamo un po' di sale e pepe. Quando le verdure cominceranno a ammorbidirsi bene, aggiungiamo i nostri noodles e continuiamo a mescolare. Dopo circa 1-2 minuti, quando i nostri noodles cominceranno a ammorbidirsi e a grigliare leggermente, quindi a prendere un piccolo colore marroncino, possiamo aggiungere un po' della nostra salsa otafuku. A questo punto è importante muoversi velocemente perché la otafuku, contenendo zucchero, brucia velocemente, quindi siamo rapidi, grigliamo per circa 30-40 secondi. E a questo punto i nostri yakisoba sono pronti ad essere impiattati. Ed eccoci arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi sarà super rapido. Allora, in un bel piatto ampio andiamo a disporre i nostri super yakisoba fumanti. Il profumo è delizioso. Andiamo ad aggiungere un po' di cipollotto verde, un po' di sansho, i cimitogarashi e un po' di alga nori tagliata a striscioline.
Ed ecco pronto il nostro yakisoba, proprio come in Giappone. Itadakimasu! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta. Cosa vi avevo detto? Super veloce e super facile. Come avete visto, gli ingredienti sono facili da trovare e la tecnica da applicare alla ricetta è veramente basilare. Si tratta di tagliare qualche piccola verdura, saltarla in padella con i noodles e condire. Attenzione alla velocità di esecuzione, è fondamentale per non bruciare la salsa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se sì, mettete un piccolo like, condividete, e se come al solito avete delle richieste per qualche ricetta particolare che volete eseguire e non sapete come fare, scrivetemi e cercherò di esaudire i vostri desideri. In ogni caso ci vediamo la prossima settimana con una prossima ricetta di Guru Metasian Food. Ciao a tutti!